Perché mi dicevi prima c'è comunque un approccio differente, nel senso che ci sono i mosaicisti Sì. che sono dei duplicatori, che devono Esatto. quindi sostanzialmente ricreare per dargli per farli durare nel tempo delle opere d'arte, e quindi sono dei copisti Esatto. a tutti gli effetti. Poi c'è il mosaico artistico, diciamo, dove invece Sì. l'artista esprime il proprio... Esatto, e soprattutto mi sto così rendendo conto che c'è una cosa che purtroppo si sta deteriorando, che è la conoscenza del vero disegno. Cioè, si sta tralasciando, ma non penso che sia soltanto per il mosaico. Io credo che sia proprio in tutte le arti. Bisognerebbe ritornare alle origini, cioè capire l'importanza del disegno, perché siamo ormai in un punto dove l'astrattismo ha talmente inondato, no, il sentimento artistico, perché uno fa una macchia e quella è arte. No, Certo. non è così. Ci deve essere a priori uno studio originale del disegno. Il disegno è fondamentale. Poi ovviamente c'è l'approfondire lo studio dell'anatomia, Certo. e questo per me credo che sia la base di tutto il lavoro in genere, no? Quindi io, per conto mio, io non faccio che questo, quotidianamente intuire l'anatomia del disegno. Quando si fa un personaggio, si fa un ritratto, al di là della somiglianza, no? Però bisogna capire innanzitutto, anche quando si fa per esempio un autore, no? Si fa una riproduzione, se non si conosce la storia dell'artista non puoi fare un qualche cosa tipo un Van Gogh o un Matisse, no? Bisogna conoscere la loro storia. Anche quando si fa un figurativo di un Michelangelo, tu devi sapere chi era Michelangelo. Certo. E questo nel tempo invece è stato fatto più che altro per un discorso di business, no? Si fa una riproduzione e si pensa già al guadagno. Io penso che bisognerebbe ritornare alle origini, in questo senso, sì. Interessante. E quindi io faccio questo sempre col trasporto della passione, no? Però mentalmente è un'educazione il mosaico, è una questione, un approccio mentale che aiuta tanto. Una sorta di mosaic therapy, tra virgolette, sì, qualcosa del genere. Sì. Quindi rimanendo sul tema proprio delle raffigurazioni che fai, il tuo tema prediletto è il sacro, qui vediamo intorno a noi tantissimi ritratti. Sì. È quello che più ti ispira? Diciamo che ultimamente la mia passione di origine è sempre stata la scultura, no? Quindi comunque il figurativo per me è il massimo di espressione. Però ci tengo a precisare una cosa, io non mi sento un artista. L'artista vero è colui che crea dal niente avendo un'intuizione di un concetto generale, globale. Io mi sento un interprete e questo ci tengo a precisarlo. Quando mi si dice artista io rimango un po' così, interprete sì, perché anch'io faccio quello che vedo, no? Forse un giorno farò qualcosa di mio, ma è un po' lontano, perché comunque lavorando cerco una tematica nuova, però è ancora presto per me.